Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. In questa lezione vi voglio parlare delle differenti possibilità che abbiamo per modificare componenti o feature dei nostri modelli 3D, dove per componenti si intendono gli elementi che compongono un assieme, mentre per feature si intendono le differenti funzioni di modellazione che compongono una parte solida oppure una parte di lamiera. Come potete vedere, per affrontare questo argomento ho deciso di utilizzare questo assieme che abbiamo già utilizzato nelle lezioni sull'assemblaggio. Prima di cominciare però vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Approfittando dell'assieme che abbiamo a disposizione, direi che è il caso di vedere immediatamente quelle che sono le possibilità che ci consentono di intervenire sui componenti di un assieme direttamente nel loro ambiente nativo. Le possibilità sono sostanzialmente due. La prima è quella di poter selezionare un componente e attivarlo mediante questo comando a forma di stellina verde che troviamo nella mini toolbar. Attivarlo vuol dire entrare nel suo ambiente nativo. In effetti ci vengono mostrate tutte le schede, i comandi relativi all'ambiente nativo in cui è stato costruito questo oggetto, che in questo caso è una parte solida, ma possiamo farlo vedendo anche il restante assieme, che anche se viene mostrato in maniera attenuata con una colorazione grigio trasparente. Questo ci dà il vantaggio di tener conto dell'ingombro rispetto all'assieme stesso, ma anche di in qualche modo prendere dei riferimenti dall'assieme stesso o anche delle misurazioni. Attivando un componente abbiamo poi ovviamente la possibilità di intervenire completamente sul componente stesso, modificandone le proprietà, modificandone i parametri, ad esempio, e agendo liberamente sull'albero delle feature, modificando le feature preesistenti, aggiungendo delle nuove feature o eliminando delle feature preesistenti. Ovviamente, se poi invece vogliamo ritornare sull'assieme, lo possiamo fare anche qui in due modi, o con il CTRL A, che vuol dire attiva la finestra in cui siamo, e quindi in questo caso la finestra di assieme, oppure se riattivo la parte posso anche direttamente andare sulla radice dell'albero che poi rappresenta l'assieme che abbiamo a disposizione e appunto cliccare nuovamente sulla stellina verde. Quindi è esattamente la stessa cosa. Una seconda possibilità per entrare all'interno dell'ambiente nativo di uno dei componenti del mio assieme è quello di selezionare il componente e fare apri con il comando che è immediatamente a fianco alla stellina verde. Aprirlo vuol dire aprire solo quel componente in una finestra separata, quindi vedremo le funzionalità dell'ambiente nativo in cui quel componente è nato, ma non vedremo il resto dell'assieme, quindi non potremo prendere riferimenti dal resto dell'assieme né tantomeno misurazioni. Però abbiamo anche qui tutte le possibilità del mondo per modificare questo componente intervenendo sui suoi parametri, sulle sue proprietà, sul suo albero delle feature, aggiungendo feature, eliminandole o modificandole. E a questo punto ne approfitto per mostrarvi quelle che sono le possibilità di modifica delle feature di un componente. E le possibilità sono fondamentalmente due. Posso selezionare una feature e fare dalla mini toolbar, posso fare modifica quote che, come dice il nome stesso, mi consente di modificare unicamente le quote di quella feature, se ce ne sono ovviamente. In questo caso ce ne sono, faccio modifica quote e vedrò la possibilità di modificare appunto tutte le quote di questa feature, che sono diverse, sono la quota di altezza che posso anche modificare dinamicamente, oppure la posso modificare agendo direttamente sul valore con un doppio clic e cambiandolo, ma anche trascinando e modificando lo sketch da cui scaturisce in questo caso questa estrusione cilindrica, anche se poi preferisco riportarlo al valore originale. Per far sì che queste modifiche vengano applicate basta fare due clic successivi nel vuoto e le modifiche vengono applicate e il modello viene rigenerato. Un'altra possibilità di intervento è quella di selezionare una feature e fare modifica definizione. Modifica definizione mi consente di intervenire sulle proprietà di quella funzione di modellazione, ovvero di quella feature. Ad esempio,
In questo caso potrei decidere che la profondità di estrusione non è più una profondità totalmente passante, ma è variabile, quindi rendo questo taglio cieco. Potrei anche decidere di disattivare l'asportazione di materiale e invertire l'estrusione e quindi andare a fare una modifica abbastanza importante di questa feature e quindi confermare. Ovviamente le medesime possibilità di modifica io ce l'ho anche sugli sketch che siano esterni o che siano interni alla feature. Ad esempio, posso aprire ed espandere l'albero di una feature, selezionare il suo sketch interno e posso fare modifica e quindi intervenire sulle quote di quello sketch, oppure anche dinamicamente modificarlo in questo modo o cambiando il valore. Oppure posso fare modifica definizione sullo sketch stesso e questo mi consente ad esempio di cambiare anche la geometria di quello sketch. Ad esempio in questo caso per semplicità aggiungo un cerchio. Questo farà sì che l'estrusione che ne scaturisce una volta confermata è un'estrusione quadrata che però presenta un foro cilindrico al suo interno. Ok, ritorniamo adesso nell'assieme dove vedremo che quel componente è modificato in tutte le sue ripetizioni, ad esempio lo troviamo modificato qui, lo troveremo modificato anche qui, anche se la modifica risulta nascosta e quindi è assolutamente indifferente su quale dei due interveniamo perché sono lo stesso componente presente più volte. Dall'assieme noi possiamo comunque non solo intervenire sui vincoli con cui i vari componenti sono stati montati all'interno dell'assieme, e ve lo mostro immediatamente, ad esempio su questo componente qui, facendo modifica definizione, posso modificare i vincoli con cui questo parallelepipedo è stato collegato all'assieme. Ad esempio potrei selezionare questo vincolo e convertirlo in un vincolo di distanza e poi anche, perché no, aumentare questa distanza. Confermo e adesso avendo aggiunto una quota noteremo anche che riselezionando il parallelepipedo adesso abbiamo anche a disposizione la possibilità di modificare la quota che è unicamente la quota di quel vincolo che abbiamo appena convertito da coincidente a distanza e su questo noi possiamo intervenire anche variando la quota e poi con un CTRL G rigenerando il modello. Quindi possiamo fare modifica e modifica definizione sui componenti dell'assieme, quindi in questo caso interveniamo sulle quote dei vincoli con modifica quote oppure sulla definizione dei vincoli stessi con modifica definizione. Ma se vogliamo possiamo anche intervenire agendo sulle feature già presenti all'interno dei vari componenti. In questo caso io potrei non agire sul parallelepipedo, ma preferisco agire sul cilindro che prima abbiamo modificato radicalmente e appunto cercare di ripristinare quella che era la situazione originale. Ad esempio, su questa estrusione io posso andare a fare modifica definizione, quindi estrusione, come vedete, seleziono direttamente dentro l'assieme dall'albero del componente e quindi posso decidere di invertire l'estrusione e di asportare materiale e quindi confermare. Ma in realtà facendo di nuovo modifica definizione potrei anche sotto il menu posizionamento andare a modificare quello che è lo sketch. Di conseguenza andare a togliere ad esempio quella circonferenza che prima abbiamo aggiunto e quindi confermare nuovamente ancora la feature stessa. Avrete notato che mentre facevo modifica definizione questo componente era stato attivato, ma appena confermo la feature che ho modificato viene automaticamente riattivato l'assieme.
Allo stesso modo posso fare anche operazioni di modifica delle quote e quindi posso decidere che ad esempio adesso questa profondità è maggiore e la porto a 50. Ma anche questa, affinché venga applicata, devo fare un CTRL G. Ok, come già ribadito precedentemente, sappiate sempre che l'operazione di modifica è possibile solo su quelle feature che sono dotate di quote. In effetti, questo arrotondamento di questo tronco di cono non è in realtà dotato di una quota perché è un arrotondamento completo, si basa unicamente sulla distanza tra i due spigoli che ho selezionato per generare quell'arrotondamento, quindi non presenterà una sua quota proprietaria, ma il diametro di quell'arrotondamento sarà pari allo spessore dell'oggetto stesso. E in effetti, se provo a fare modifica, in realtà in questo caso modifica non lo troviamo e non possiamo intervenire. L'unica cosa che possiamo fare è fare modifica definizione, ma anche da qui noteremo che non ci sono comunque quote di nessun tipo. Ritorniamo nella situazione originale, facciamo un CTRL D per riorientarci nella situazione appunto originale e a questo punto direi che possiamo concludere il video perché vi ho detto tutto quello che volevo dirvi. Di conseguenza vi mando un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!